Gesù è un uomo 2000 anni fa, Gesù era un uomo ipermoderno, Gesù è un grande scienziato, solo che lui quando saliva sulle astronavi si metteva la tuta spaziale, non è che stava in giro con la tunica. Quindi Gesù 2000 anni fa è un uomo super moderno, modernissimo. Se avete visto qualche film di Star Trek, quando gli astronauti della Enterprise piuttosto che di altre astronavi scendono in mondi primitivi, è la stessa cosa. E magari qualche volta si mimetizzano per girare in mezzo alla folla. Gesù è uguale, è un uomo modernissimo, è un uomo tecnologico, è un uomo che conosce le astronavi, conosce la fisica, l'elettronica, l'elettrotecnica, i computer, i touchscreen. Gesù conosce tutto. Solo che scendeva dall'astronave, si toglieva la sua tuta e si rivestiva della tunica e dei costumi di quell'epoca. Ma Gesù era questa cosa qui. Ora, so che magari qualche ben pensante bigotto si potrebbe stracciare le vesti, ma questo è, e l'umanità rimarrà scioccata di fronte all'evidenza di questi fatti. Quindi Gesù era portatore di una scienza che è lontana dalla nostra miliardi di anni, tanto è evoluta. Cioè, stiamo parlando di un personaggio che non è stato capito, che è stato totalmente fatto a pezzi da una chiesa che si è corrotta e si è venduta per il potere. Quindi questo lo dobbiamo sottolineare. Cioè, Cristo era questa cosa qui, Gesù. E quindi Gesù, quando deve, o Cristo, quando deve manifestarsi in un pianeta, ha bisogno di equip di specialisti, ha bisogno di sociologi, ha bisogno di letterati, ha bisogno di varie specializzazioni in relazione al tipo di lavoro che lui deve fare in una determinata società. E quindi lui, nelle sue innumerevoli milizie celesti, indica, dice, quello specialista mi serve, e lo chiama, dice, vieni con me perché dobbiamo fare questa missione in quel mondo. A Cristo non è facile dirgli no, non ci vado. E quindi il Signore arruola. Quando lui parla e dice, se io volessi chiedo al Padre mio e mi dà più di 12 legioni di angeli, ma qualcuno se l'era portato dietro, si è incarnato con lui. E quindi questi specialisti vengono chiamati da Cristo, altri si propongono, dice, Signore, io, perché è una ghiottissima, le missioni fatte con Cristo sono ghiotte, super ghiotte occasioni per evolversi, avere un balzo evolutivo, un'accelerazione evolutiva straordinaria. Perché entri in un dinamismo particolare e perché rinunci al tuo straordinario benessere nei mondi evoluti e ti incarni in pianeti bestiali, schifosi, non il pianeta Porino, ma in società schifose, bestiali, corrotte, violente, criminali, assassine, drogate, eccetera, 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 come quelle del pianeta Terra. Quindi rinunciano a un bene straordinario, ma lo fanno per amore e lo fanno perché magari dopo millenni che tu stai bene, credo, perlomeno questa è un'esperienza che ho, cioè sono fatti che conosco, hai bisogno di adrenalina. Quindi ti vuoi fare un bel gioco di ruolo, incarnarti nella figura di un missionario che viene da altri mondi e che si riveste di abiti umani e vivere quella guerra, quella battaglia che ti dà adrenalina, ti dà anche sofferenza, ti dà anche scoramento, ti dà anche dispiacere, ma di fatto, dopo magari migliaia di anni che stai bene, hai voglia di farti un bel videogioco, perché alla fine la carne è solo un grande scenario da videogioco e dentro c'è l'entità immortale. Poi questa gente quando si incarna la perde la coscienza, gli rimane dentro, cioè ce l'ha istintiva e quindi cerca di riappropriarsene, però di fatto entra in un gioco di ruolo, vero a tutti gli effetti perché è un gioco di ruolo in cui questi esseri si ricoprono di carne e rischiano anche alcuni di sbagliare, quindi di temporaneamente rimanere prigionieri nelle dimensioni inferiori, però, ribadisco, è talmente ghiotta
la chiamata che Cristo fa, e quindi tu puoi accelerare la tua evoluzione, che ci sono esseri che chiedono proprio di arruolarsi. Dice, voglio andare anch'io sulla terra a lavorare con Matteucci o a lavorare con Carlo perché voglio vivere con loro questa grande avventura, questa bellissima preparazione di un evento grandioso che è la manifestazione di Dio in terra attraverso il ritorno di Cristo.